Eccoci qua ragazzi, nuova giornata, buongiorno. Ciao, ben trovati. E siamo ancora qua, direbbe una famosa canzone di un noto cantante. Perché siamo stati bloccati dal maltempo fondamentalmente. Siamo ancora un po' reduci da questo raffreddore, non siamo stati al top con la forma fisica. E praticamente siamo stati fermi 2 giorni in questo parcheggio dove ci troviamo adesso e siamo sullo stretto dei Dardanelli. Sì, è un'area picnic e siamo arrivati qua con mille intenti di fare la spesa, di fare varie cose, ma è arrivata una grossa perturbazione. Non sappiamo se arrivano di frequente, visto che siamo proprio sullo stretto di Dardanelli, come diceva Fede, ma insomma è arrivata molto grossa, ha fatto un mega temporale, ha piovuto tanto, praticamente ieri ha piovuto tutto il giorno, raffiche di vento a un certo punto fortissime, ci siamo dovuti addirittura spostare e cambiare un pochino zona perché eravamo proprio in un parcheggio qui sul mare, ma rafficava di brutto il vento, lo prendevamo tutto di lato, quindi... spostava Charlie, poverino, ci sembrava di essere su una sala da ballo. Non eravamo nemmeno in perfetta forma fisica, quindi non abbiamo fatto riprese. Oggi ci sentiamo un po' meglio e sembra passata, non che sia tornato il sole perché è grigio, è tutto grigio. Poi vi facciamo vedere, c'è una coltre di umidità su questo povero stretto dei Dardanelli. Sì. E quindi cosa facciamo? Ne approfittiamo intanto per fare un po' di spesa. Sì, perché la spesa è stata rimandata, ma va sempre pur fatta. E poi a questo punto lasceremo l'Asia e Sì, passeremo sul lato europeo. esatto, quindi le scelte a questo punto sono due. Siamo a metà fra il ponte di Ciannaccale o Ciannaccale, non sappiamo ancora come si pronunci, o andare verso appunto la città di Ciannaccale e poi usare il traghetto, che è praticamente rapido a quanto sembra, ci porta dalla riva, diciamo, europea. E questa è stata l'ipotesi, diciamo, che abbiamo scelto, perché il ponte l'abbiamo fatto lo scorso anno. Sì, un anno fa abbiamo percorso il ponte nel senso opposto con il nostro mitico Charlie e lì abbiamo trovato una giornata splendida. Sì, infatti chi non l'avesse visto vada a vedere le immagini, perché il ponte è veramente surreale. È un'opera ingegneristica. Mamma mia, una roba mastodontica che comunque vale la pena passarci, insomma. Pensate, la È campata bello. centrale è la più lunga del mondo, 2023 metri, che non è un numero a caso, ma è stato voluto dai turchi per festeggiare il centenario della nascita della Turchia moderna nel 2023. Infatti è stato inaugurato un par d'anni fa. Noi, quando siamo passati noi, era stato aperto da pochissimo. Sì. Quindi, detto questo, insomma, il ponte l'abbiamo fatto e a questo punto poi dobbiamo comunque andare nella città di Ciannaccale per fare la spesa. Non avrebbe senso tornare un po' di tot chilometri indietro, perché il ponte non è proprio dalla città, per ripassarlo. Quindi ci troviamo lì e prenderemo il traghettino che 10 minuti, un quarto d'ora dicono ci dovrebbe portare sempre in Turchia, ma dal lato europeo. Dove stiamo andando? Si va in un parcheggio a fare 2 foto al ponte. Che fai? Il ponte che però sbuca nella nebbia. Da buoni fotografi, che facciamo? Aiuto! Ci sono delle varie buche per arrivare a questo parcheggio che abbiamo individuato. Eccoci arrivati, questo è il punto panoramico per eccellenza. Immaginatevelo, il ponte, no, ma si vede, dai, si vede i pilastri, la parte alta sono dietro le nuvole. Qui ci troviamo esattamente come dice la scritta all'Apsechi, che è quella frazione proprio vicina alla cittadina di Ciannaccale, che è pochi chilometri. Una trentina di chilometri. E anche qui ragazzi abbiamo la statua del buon Ataturk. E ci avviciniamo ragazzi a questa opera mega strutture, come la trasmissione.
guardate che tiranti che ci sono. Passiamo sotto. E da qui si vede bene la curvatura del ponte. Dai, forse ci si fa a vedere uno spiraglio di azzurro. Forse ci si fa. E noi via dritti al Migros a fare la spesa. Ormai siamo abbonati a questo supermercato che già vedo là in fondo, perché ormai conosciamo un po' i prodotti, ci troviamo bene e quindi abbiamo cercato un Migros qui a Çanakkale. 5M, quello più grosso. Che dovrebbe essere appunto big size, bello grosso. Dopo aver fatto la spesa ci siamo fatti un pranzo veloce qui dentro Charlie e ora andiamo al porto qui di Çanakkale e prendiamo il traghetto per andare nella parte europea. Il primo che parte. Il primo, noi arriviamo lì, scusi che c'è un traghetto per l'Europa, preso. Vediamo quanto ce lo fanno. Arrivano i ticket, salpate, scappate. Vabbè, si prenderà quello dopo, dai. Dai, è uscito anche il sole, si sta bene. Infatti. E poi speriamo di trovare un posticino per la notte, tranquillo, bellino, per rilassarci e per riprenderci un pochino. Sì, perché ancora noi siamo alla ricerca del posticino tranquillo con tutto questo maltempo che abbiamo incontrato. Siamo stati non benissimo fisicamente, insomma alla fine non ci siamo riposati, anzi. Siamo devastati. Però vabbè, in viaggio succede di tutto. E è quello che vogliamo far passare. A volte qualcuno dice ma beati voi la van life, ma la van life è vita quotidiana e dentro ci sta tutto, e noi vi mostriamo tutto quello che accade nel bene e nel male. Sì. Tra l'altro dobbiamo pulire anche Charlie che è in condizioni pietose, ma penso che comunque sudicio in questo modo sia stato poche volte. Vabbè, e troveremo un lavaggio, lo troveremo di là a questo punto, e bella risciacquata. E dopo tanto tempo ripassiamo per le vie di Çanakkale. Sì, è sempre caotica anche. Eccoci nel piazzale. Vai. Sei pronto a lasciare l'Asia? Lascia l'Asia, via. Ciao Asia! Ecco il traghetto che ci sta aspettando. Ah, c'è scritto là sopra Kilit Bahir. Quello è il paesino dall'altra parte. Benissimo. E ci hanno detto di fare piano perché c'è un po' di... effettivamente c'è un bel... veicolo basso che spacca. Piano. Può anche rimanere dentro. Sì, certo. Rimane dentro il veicolo. Perché non so se vedete che il porto è molto vicino. Dovrebbe essere molto veloce. Sì. Quello è il traghetto che sta arrivando, perché ce n'è uno che va e uno che torna. Sono di quelli aperti dove le persone possono stare dentro il mezzo, ma la tratta abbiamo letto 10 minuti, un quarto d'ora. Attraversiamo lo stretto dei Dardanelli con Charlino. Yuppie! Allora giro a sinistra, sto guidando il traghetto. Avete mai guidato il traghetto comodamente seduti Con Charlie. sul Charlie? Ciao Asia! Grazie, torniamo in Europa. Stiamo già attraccando, ragazzi, sono passati 11 minuti da quando abbiamo salpato, quindi è velocissimo, veramente ha fatto molto veloce. Eccoci in Europa!
Ti senti europeo ora? Così. È la stessa identica sensazione, però dobbiamo dirvi che siamo sulla costa europea. Siamo stati poco, no? Sì. Da lì si dovrebbe vedere la parte più stretta dei Dardanelli. Questa è la costa europea dove siamo attraccati noi e poco più là c'è la costa, la parte asiatica dove c'è Cianakkale. E laggiù rincontriamo il nostro amico ponte di Cianakkale. Come fate a stare in mezzo a tutta questa sporcizia voi? Come fate? Guardate anche là. Niente, qui peggio che andare di notte. C'è stata una mareggiata. Ma qui è sempre così, non è mareggiata. Qui è Sì, sempre vabbè, è così. sporco comunque, ma comunque ha portato di tutto di più dal mare, è una roba incredibile, ragazzi. È pieno di cani, ma soprattutto di spazzatura. È pieno di spazzatura, No. ma tanta da non sapere dove guardare. Cioè, Una cosa peccato, indicibile. questo povero stretto dei Dardanelli, questa povera terra anche in condizioni. Come fate a stare qui? Come fate? Come fate? Voi avete fame, vero? Il posto è veramente osceno, quindi ora diamo un po' da mangiare a questi pelosetti e poi ci cerchiamo un altro luogo, perché qui non ci piace affatto. Senti la cerchiata? Sento osservata. Ma poi sono dei cavalli questi cani. Abbiamo comprato il mega sacco da 3 kg. Meno male. Da 3 kg, aiutami un attimo ad aprirlo perché non lo voglio appoggiare per terra perché si sporca. Un po' per uno. Ma guarda lì, piano. Tirati, No, ti hai già mangiato. Oh. Buongiorno ragazzi, siamo nel parcheggio vicino al porto di Gallipoli. Stanotte abbiamo dormito qui. Inizialmente c'è stata un po' di confusione, i soliti ragazzi che vengono con le macchine con lo stereo a manetta, ma poi abbiamo dormito veramente bene. Dietro di noi abbiamo lo stretto dei Dardanelli con il ponte di Cianakkale sullo sfondo. Si vede male perché c'è molta foschia stamani, ma ora noi lasceremo questo luogo e ci sposteremo. Prima di lasciare Gallipoli però vogliamo fare, cioè almeno io voglio fare una cosa che da tanto tempo ho da fare, ovvero farmi i capelli. Quindi andiamo a vedere qui se troviamo un parrucchiere e vediamo un po' che prezzi fanno, quanto tempo ci vuole per tagliarsi i capelli e se me li possono fare, insomma. In Turchia poi i parrucchieri sono molto rinomati per essere anche molto bravi, quindi quale migliore occasione. Abbiamo guardato sulla mappa che questo parrucchiere si trova dalla parte opposta della cittadina, quindi ora ci muoviamo con Charlie, andiamo a vedere se è aperto. Abbiamo dato una sistemata a Charlie, ora ci spostiamo. Ormai ci stiamo preparando a lasciare definitivamente la Turchia, non so se passeremo il confine oggi o domani,
Abbiamo da dare anche una bella pulita a Charlie, onestamente, abbiamo da finire di spendere gli ultimi soldi e dobbiamo anche consumare gli ultimi giga rimasti, quindi caricheremo penso l'ultimo video e poi a quel punto, quando tutto sarà pronto, varcheremo il confine. Ma buongiorno anche da parte mia. Allora, siamo arrivati davanti al parrucchiere, ora vado a sentire che mi dicono e vediamo se torno cambiato o se torno uguale a prima. Così rimane il solito Doc del film Ritorno al futuro. Avete presente Doc? Io lo chiamo Doc perché ha i capelli come lui. Vado e torno. Ta-da! Taglio effettuato! Ma come so più bellino, eh? Non abbiamo più un Mr. Doc, il dottor Doc. Ragazzi, i parrucchieri turchi sono qualcosa di fantastico. Questo parrucchiere poi ha una maneggevolezza, una manualità, ha una manualità impeccabile. Un ragazzo giovane. Giovane, non parlava una parola di inglese, di italiano, manco per l'idea. Quindi abbiamo fatto all'inizio c'era un altro ragazzo sotto in fase di taglio e quindi ha chiamato un suo amico e quindi in inglese col traduttore, con l'interprete mi hanno detto che in mezz'ora si sarebbe liberato il posto, allora ho aspettato e mi ha fatto il taglio. Il tutto alla modica cifra di 250 lire, che sono praticamente 6 euro. Circa 6 euro. 6 euro, ragazzi. Però ti ha messo la crema, ti ha fatto la pulizia dei vari peletti, cioè insomma fanno lo shampoo, tutto. Tutto completo, non fa solo taglio. E poi vanno con il batuffolo, gli danno fuoco e ti dà le pampate, vum, 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 per bruciare i peli nelle orecchie, per fare le rifiniture. Bravi, veramente i barbieri turchi sono rinomati, questo è vero. Era da tanto che volevo tagliarmi i capelli in Turchia, però non c'è mai stato verso. Poi ad Istanbul abbiamo fatto tutto di corsa e quindi avevo bisogno di una giornata anche predisposta in cui prendermi il mio tempo. Poi sì, c'è da valutare dove parcheggiare Charlie. Qui anche per quello. Fortuna non è in centro a Gallipoli, ma è un po' leggermente in periferia, quindi abbiamo potuto lasciare Charlie qui parcheggiato in questa via che è tranquilla. Cioè, ci sono da valutare una serie di incastri che per fortuna sono andati bene. Ma la cosa più bella è che loro si chiamano il coiffeur, francese. Il coiffeur. E i turchi, a parte l'inglese, loro lo scrivono come si pronuncia, è vero. Ma anche tutte le altre lingue, loro non è che scrivono con i caratteri, quindi lui ci ha scritto coifforu. Coifforu. Tutti i parrucchieri qui in Turchia ci hanno scritto il nome, lui per esempio si chiama Ferdi Coifforu. E quindi Ferdi Coifforu. dove parcheggio il camper? Coifforu. Parcheggi Coifforu e poi vai qua dentro allora. E poi vai dentro. Il cartello dice che andando in questa direzione cambiamo nazione e si affronta la dogana con lo Yunanistan, la nostra prossima meta. Ma che paese è lo Yunanistan? Scrivetelo nei commenti. E dopo lo shampoo a Fede, lo shampoo a Charlie. Siamo di lavaggio, signori. Non potevamo più vedere Charlie in quelle condizioni, pieno di fango, di terra, quindi oggi dopo Fede tocca anche al buon Charlino a darsi una bella, non farà il taglio di capelli ma farà solo lo shampoo. Eccoci qua ragazzi, abbiamo fatto una pausa sia per mangiare che per lavorare. Abbiamo fatto le ultime spese, siamo andati a comprare, a spendere gli ultimi soldi, abbiamo preso un po' di arance. Le ultime lire turche che sono evaporate. Un po' di spesettine da spendere, gli ultimi soldi cartacei, ma era una quindicina in euro, quindi è stato veloce. Un po' di frutta, arance, qualche cosa di fresco del frigorifero. E poi Fede si è fatto il capello nuovo. Abbiamo anche consumato gli ultimi giga della nostra scheda, caricando gli ultimi video, gli ultimi lavori che avevamo da smaltire, diciamo. Abbiamo fatto un pranzetto veloce con un po' di avanzi, diciamo. Abbiamo fatto anche il pieno, non ce ne siamo dimenticati, perché il prossimo paese dove andremo comunque sappiamo che il gasolio costa di più.
e quindi qui invece è piuttosto economico. Eh sì, abbiamo speso 1,10 euro, quindi nella media. Il record è stato 1,08 euro, però in alcuni posti si trova anche a 1,20 euro. Vi abbiamo accennato che vogliamo passare il confine. Ma dove andiamo? Andiamo nel paese accanto. E qual è quello accanto? Scrivete prima che lo diciamo a voi. I più attenti l'avranno visto sul cartello stradale prima, quando ve l'abbiamo annunciato in turco. In lingua turca. In lingua turca. Ma a noi conosciuto come la Grecia. Sì, ragazzi, rientriamo in Grecia, è il confine più vicino alla parte dove siamo noi, poi comunque sapete la Grecia a noi ci piace e in questo momento anche ci sono temperature anche buone, quindi per una serie di cose entriamo in Grecia. Ci dispiace tanto, affronto un secondo il capitolo Turchia, siamo un po', diciamo, ai saluti finali di questo meraviglioso paese, di questa meravigliosa terra che ci ha ospitato per ben 2 volte. Questa volta è stato più un passaggio veloce e era tutto dedicato esclusivamente un po' ad Istanbul, o a Istanbul come dicono qui, però comunque si conferma una terra e soprattutto un popolo meraviglioso. Se ne avete occasione in futuro veniteci, perché è veramente un bel posto, insomma. Confermo anche da parte mia. L'ultima riprova ne è stato il parrucchiere e anche la signora che ci ha venduto le arance, cioè veramente di una gentilezza non scontata. Vedete dai gesti di tutti i giorni, dal passante che è sulle strisce pedonali ma vi ringrazia per farlo passare con un calore incredibile. Dalle nostre parti ormai si danno troppe cose, troppi gesti anche per scontati. E invece qui c'è un bellissimo senso civico anche tra le persone e soprattutto anche verso gli animali. Tutti gli animali hanno un rispetto incredibile, il popolo turco è veramente un bel popolo. Non sappiamo se questo gli derivi dalla cultura musulmana, perché sapete che nei dettami dell'Islam, diciamo, c'è un'accoglienza verso l'essere umano e verso l'animale. E anche l'aiutare chi è in difficoltà. Esatto, però ecco, loro proprio lo fanno spontaneamente, c'è sempre un sorriso, anche persone che comunque si vede che non sono in condizioni, diciamo, insomma, da poter regalare molto, ecco. Ma per dire, anche in giro per le città vediamo i venditori che vendono frutta, verdura, pane, qualunque cosa, che si regalano anche le cose tra di loro. Sì, c'è un bel sodalizio tra le persone, insomma, tutto questo per dire che la Turchia ci rimarrà nel cuore. Non sapremo ovviamente se in futuro ci torneremo, magari mai dire mai, come diciamo sempre per ogni paese. Sembrava impossibile ritornare a vedere la metropoli di Istanbul, invece ci siamo riusciti e quindi insomma vi auguriamo di visitarla, perché è veramente bel paese, belle persone. Ci sono i lati negativi, per l'amor di Dio, abbiamo detto che è inquinata, c'è immondizia. Noi ci auguriamo che questo popolo e soprattutto chi sta ai sommi capi faccia qualcosa per questa immondizia, perché potrebbe diventare veramente un problema. Sì. Ce n'è tanta e soprattutto sul mare. Sì, soprattutto sul mare, e abbiamo visto che la popolazione spesso non ha nemmeno la cognizione e nemmeno la cultura. E la cultura, infatti stavo dicendo, di cosa può creare buttare un rifiuto per strada. Anche le nuove generazioni poi imparano da questi gesti e è un disastro a catena fondamentalmente. Quindi noi speriamo che si interrompa questa piaga, perché è un problema, e che venga fatta qualcosa, ma non solo in Turchia, ora perché siamo qui e l'accento è posto sulla Turchia, ma comunque è una cosa che purtroppo diffusa. Vale un po' per tutti i paesi. Sì, anche quelli nei Balcani che abbiamo visitato abbiamo trovato gli stessi problemi, anche in Italia. Anche in Italia stessa, non è che noi siamo i santi del mondo. No. C'è qualche regione italiana magari dove c'è un po' più attenzione al rifiuto, altre meno, però insomma anche gli italiani, diciamo, non si salvano da questo problema. E anche i cani abbandonati, insomma anche qui ce ne sono tanti, gatti abbandonati, però diciamo che li abbiamo visti quasi mai denutriti, c'è sempre una cura, un'attenzione, come vi dicevo prima, verso di loro, perché un pezzo di pane, una ciotola di croccantini comunque gli viene sempre offerta. Data. Quindi detto questo, a malincuore salutiamo questo bellissimo paese. Grazie Turchia di averci ospitato, di aver ospitato i tickets. Teşekkür ederim, qualche parola ce la porteremo dietro
E niente, vi auguriamo veramente un bellissimo tour, la Turchia, per questo è quello che possiamo dirvi, insomma. Però la strada chiama, Charlie è qui che scalpita, Esatto. infatti ora accendiamo il motore e ci dirigiamo subito verso il confine. Anche perché manca una 25ina di chilometri, è molto vicino, noi abbiamo approfittato di questa cittadina vicino, diciamo, per fare sbrigare le ultime commissioni. Ora se no poi si sta facendo buio e non è mai buono andare in dogana quando è buio. Sì, in genere facciamo sempre le dogane la mattina, stavolta la faremo al tramonto. Vabbè, si spera che vada tutto liscio, anche perché la Grecia è un paese dell'Unione Europea, quindi diciamo rientriamo nell'Unione Europea, non ci dovrebbero essere grossi problemi, però mai dire mai. E quindi dai, accendi il motore e partiamo. Rimanete però lì perché i viaggi dei tickets e le esplorazioni continuano. Non si fermano, continuano. Ed ecco che ritroviamo il cartello Yunanistan, ovvero Grecia. E voi lo sapevate? Che la Grecia per i turchi è Yunanistan? Bye bye Turchia! Laggiù dove vedete le lucine c'è il confine. Salutiamo anche i cartonati della polizia che ci hanno accompagnato, che vedete qui con le lucine lampeggianti, e Ipsala è l'ultima cittadina pochi chilometri prima del confine. Eccoci qua ragazzi, nuovo paese, anche se per noi non è nuovo, ma iniziamo subito con una cenetta. Siamo arrivati in Grecia ragazzi. E vai! Ormai abbiamo perso il numero delle volte che siamo venuti in questo paese nella nostra vita, perché comunque è un paese vicino all'Italia, ma con Charlie è la terza volta credo, se non sbaglio, ho perso il conto. E comunque c'è tantissimo ancora da vedere, perché ovviamente ogni viaggio è una storia a sé e avremo tante sorprese da farvi vedere. Come detto, l'orario ormai è quello della cena, il buio si è fatto incombente. Siamo stanchi morti, ragazzi. Siamo stanchi perché comunque impegnativa. Abbiamo guidato. Hai guidato, sì. Ma comunque abbiamo fatto tutte le pratiche per, diciamo, chiudere il capitolo Turchia, e quindi insomma siamo un po' cotti. Sì, dogana molto veloce, alla fine c'era pochissimo traffico, i timbri sono stati veloci. Più veloci anche questa volta, vero? Dal lato turco, perché sono più organizzati, timbro e l'uscita di Charlie dal libretto, diciamo, e in Grecia sono un pochino più lenti e quindi ci abbiamo messo un pelino di più, un'oretta diciamo fra tutte e due le dogane. Però c'è anche il cambio dell'orario di un'ora e quindi praticamente siamo usciti alla stessa ora in cui siamo entrati. Quindi abbiamo recuperato un'ora entrando in Grecia. Abbiamo fatto la macchina del tempo. Sì, è vero. Questa cosa però fa sì che le giornate per noi siano ancora più corte, almeno la sera. Vabbè. Però guadagniamo un'ora di premiere. Per voi non cambia nulla, ma per noi sì. Sì, esatto. Ora facciamo una cenetta molto leggera, così, un po' di affettati e una mega insalatona mista.
e poi andremo a letto. Probabilmente o vediamo se Fede ce la fa a guidare un'altra mezz'oretta per trovare un posto più tranquillo, perché qui siamo a bordo strada. Sì, praticamente è una sorta di parcheggio autogrill senza Sì. servizi lungo l'autostrada. Quindi se Fede ce la fa, dopo cena non gli prende l'abbiocco, ci si sposta almeno per trovare un posto più silenzioso. Vedremo, e comunque poi domani, quando apriremo il portellone, vi faremo vedere dove siamo, Certo. vi terremo aggiornati. Tra l'altro ora sta anche piovendo, speriamo di aprire il portellone con il sole. Saremo mica noi che ce la stiamo portando dietro, ci ho pensato. Stiamo pagando tutta la pioggia che non abbiamo trovato in Romania. È vero, è vero. Andate a vedere i video della Mannaggia. Romania, se l'avete persi. Fantastici, ragazzi. Fantastici. Niente, dai, facciamo cena. Grazie per essere stati dei turchi con noi. In tutto questo una nota tecnica, o così un dettaglio numerico: quando abbiamo passato il confine tra Turchia e Grecia, Charlie ha segnato 6.000 km da quando siamo ripartiti, Sì, dopo Parma, diciamo, sì, la nuova partenza per i paesi dell'ex Jugoslavia e via dicendo. 6.000 chilometri, grande Ciarlino. Un altro piccolo traguardo nel macro viaggio. Supportaci ancora, perché i viaggi proseguono, vi porteremo in giro con noi. Un bacio e andiamo a cena.